Quando l'organo dell'attenzione funziona da solo, costruisce quelle che sono le categorie. Per darvi uno strumento, una parola che potete riconoscere, che è una categoria, non ve la potete mettere in tasca e non la potete mangiare. Quella è una categoria. Tutto, sopra, sotto. E fra il sopra e il sotto vi faccio invece l'esempio errato che fanno a mia figlia a scuola. Il libro hanno l'esercizio i bambini. C'è una sedia con una palla disegnata qui e uno sacchiotto qui. La sedia disegnata ha due braccioli e gli dicono: colora di rosso quello che sta sopra e di verde quello che sta sotto. Questa domanda presuppone che tu, guardando con gli occhi, vedi quello che sta sopra e quello che sta sotto, che non è. Ricordatevi quando vi dicevo di fare attenzione al calore della sedia e delle scale. Se non ve lo dicevo io, voi non l'avevate presente, cioè non era un contenuto del pensiero. Diventa un contenuto del pensiero solo se fai certe operazioni con la testa, ma è chiaro che devi avere anche il sedere, perché se no non lo senti, e deve esserci anche la sedia. Bene. Mia figlia naturalmente disegna di rosso la palla e di verde lo sacchiotto, ma io le dico: se disegniamo di rosso, di verde la palla e di rosso lo sacchiotto, il rosso deve essere quello che sta sopra ed era disegnato nella gamba dentale. E lei dice: vabbè, però va bene quello lì, perché se te pensavi al bracciolo è sotto il bracciolo, e ad esempio se pensavi al pavimento era sopra. Quindi rapporti, ma i rapporti non si vedono con gli occhi, perché è come quella cosa lì. Io posso costruire rapporti di contenitore, di contenuto, di trasparenza, di sopra, di sotto, dipende i pezzi che costruisco io in funzione delle dipendenze. Questo non la invento parlando e pensando, questa neanche ci devono stare, ma il rapporto fra tavolo e bottiglia può essere di sopra, di sotto, dipende io come costruisco questo, come cucio insieme i famosi pezzi. Ok? Quindi con l'organo dell'attenzione, stavo dicendo, si costruiscono queste categorie che non si mettono in tasca e non si mandano, cioè sono significati per cui non hai bisogno degli organi di senso. Tutto come la E, non puoi fargli vedere niente per spiegarlo, non puoi fargli ascoltare niente, non gli puoi far toccare nulla, non gli puoi far annusare nulla, non gli puoi far mangiare nulla. Tutto viene dai pezzi che dobbiamo aver già costruito e dal modo di metterli insieme. Tant'è vero che io posso dire tutti i libri su questa tavola, tutti i libri su questa tavola, tutti i libri del mondo, ma posso anche dire tutti i miei amici, tutti i miei pensieri. Non è che per ognuna di queste situazioni c'è un tutti particolare da dover vedere. I libri posso anche vedere, sono semplicemente la sollecitazione che mi hanno spinto nel corso del tempo a dire questa situazione qua la diciamo tutti, quando intendiamo questi elementi. Chiudiamo gli elementi in un cerchio e quelli sono tutti, come gli amici, come i pensieri, come quello che vogliamo. Roba nostra, non si vede con gli occhi, devi usare la testa oltre agli occhi, così come un cieco potrebbe fare così, deve fare in qualche modo, e quello che fa gli dà il significato con la testa. Ci sono altri significati, la seconda grossa famiglia, dove invece te hai bisogno degli occhi o di un organo di senso. Ad esempio bottiglia, bicchiere, sedia, tavolo, albero, sole. Allora, lì cercate come se la spiega. Dice, il famoso sistema nervoso che già c'era, anche lui produce dei risultati. Ma è una roba a livello biologico. Quando l'organo lavora insieme a quest'organo di senso, allora noi abbiamo presenti prima di poter parlare di bottiglia, deve aver fatto i famosi presenziali, che in questo caso sarebbero il trasparente, il colore, poi se uso la mano, il liscio piuttosto che il morbido, se faccio così, il pesante, il leggero, li chiama presenziali. Tutti questi pezzettini qui che sono presenziali. Quando l'organo che ne costruiamo diversi, hai visto il colore, li cucio insieme con quell'attività che è la stessa che cuce il pensiero, percepisco. La percezione, dice, viene dal nostro modo di funzionare. Quando dice l'organo pulsa vuol dire che ad esempio fa così e così, tiene e lascia. Sono degli esempi che illustrano, non dimostrano, ok? Dice che queste famose categorie, una di quelle che costruiamo e usiamo spesso, è la categoria di cosa. Cosa?
poi dice un altro che costruiamo è quello di oggetto. Ecco, lui dice, quando funzionano insieme i sensi e l'organo dell'attenzione, per esempio devo costruire la bottiglia, lavorano insieme questi due. Questo mi dà il subito, è che l'organo dell'attenzione li cuce insieme e lui fa percepire appunto il colore, il trasparente, il pesante. Costruisci questi pezzettini, li elabori non con la pulsazione dell'oggetto, perché l'oggetto è fatto di due pulsazioni, dice lui, infatti in un certo modo non li posso tagliare, ma ne possiamo parlare. Comunque il succo è che pulsando qualche cosa tengo e qualche cosa scatto. Non è che quello che ho scartato non esiste, è una scelta, come quella di delimitare un campo di indagine. Allora dice, ecco che a quel punto lì puoi dire di percepire la bottiglia, o puoi di percepire, non la bottiglia, percepisci il colore, percepisci il ruvido, percepisci il pesante. Se poi costruisci un'altra cosa, che potrebbe essere l'acqua che c'è dentro, che è trasparente, che è fresca, e la metti in rapporto, ecco che allora c'hai a quel punto lì un oggetto osservato. Tu, per aver osservato, devi aver messo insieme due o più presenziali, cioè colore, trasparenza, peso, ruvidità, e li tieni insieme con l'operare dell'organo dell'attenzione e ne fai un oggetto, lo delimiti, lo tagli nel flusso dell'esperienza, dice Glassberg, come una meba, facciamo un taglio e abbiamo imparato a chiamarla bottiglia. E questo qui è un osservato, che viene, c'è Campbell che è consapevole di aver fatto un'analisi grezza, si potrà affinare.